partendo dagli scarti dei pomodori del supermercato, quindi praticamente a costo zero, grazie a un semplicissimo trucco, ovvero l'utilizzo di questo, si possono poi ottenere delle piantine che nasceranno, cresceranno davvero molto rapidamente e faranno delle produzioni di pomodori incredibili. Io vi consiglio di seguire il video perché vi assicuro che quando passerete da degli scarti a dei pomodori esattamente come questi, sarete davvero contenti di averlo fatto. La prima cosa che occorrerà fare sarà quindi quella di procurarsi dei pomodori. Non è importante ai fini dell'esperimento né le dimensioni, né la varietà, né tantomeno il fatto che siano belli esteticamente. La cosa importante invece è che siano perfettamente maturi, perché così facendo si avrà la quasi certezza che all'interno i semi che poi andrete a raccogliere siano effettivamente pronti per generare nuove piantine. Prima operazione, ottenere i semi. Tra questi pomodori e questi altri, per assurdo, per quanto loro siano esteticamente perfetti e sicuramente ottimi da mangiare, quelli che daranno più garanzia di avere poi dei semi all'interno che siano pronti per generare nuove piantine sono proprio loro, perché toccandoli sono davvero molto maturi. Quasi certamente loro da mangiare non sono neanche più buoni, però una volta aperti i semini sono davvero perfetti per l'esperimento che dovremo andare a fare. Con un coltello aprire a metà. Adesso è talmente maturo che toccandolo si disfa completamente. E guardate all'interno che cosa si è trovato. Tutti questi puntini all'interno della polpa sono i veri e propri semi, quindi basterà prenderli, estrarli e raccoglierli e metterli all'interno di un contenitore, così. E continuate ad estrarre i semi sino a che all'interno della polpa li avrete tolti tutti. Ecco qua. Considerate che in un pomodoro piccolino così avremo estratto più o meno una trentina di semi. E una volta estratti, questi andranno lavati. Quindi prendere uno scolino, metterci i semi all'interno, dopodiché passarli sotto l'acqua corrente e sciacquarli sino a che questi non saranno completamente puliti, ovvero privi della polpa che li ricopre. E alla fine dell'operazione ciò che dovresti ottenere è un qualcosa di molto simile a questo. E una volta puliti, procurarsi un tovagliolino che sia in stoffa e non in carta. In questo modo poi le operazioni successive, ovvero quello di staccarli dal supporto, sarà facilitato. Non resterà altro che rovesciarceli sopra e allargare bene, in modo che poi ogni seme sia staccato uno dall'altro. Quindi chiudere il tovagliolino e aspettare semplicemente che il tutto si asciughi. E più o meno dopo 24 ore il tutto si dovrebbe asciugare. A quel punto si potrà aprire senza problemi il tovagliolino e si potranno staccare i semini grattandoli via. E così è come appaiono. Sono assolutamente perfetti e pronti all'uso. Preparazione del letto di semina. La prima cosa che occorrerà fare sarà quindi quella di procurarsi dei pezzettini di carbone e renderli polvere. In questo caso ne utilizzerò 3. Quindi metterli in un punto dove si possano poi schiacciare e aiutandovi con un martello andarli a schiacciare letteralmente, così. E continuate a battere sino a che questo non si sarà frantumato e sarà diventato polvere. Alla fine dell'operazione ciò che dovresti ottenere è un qualcosa di molto simile a questo. Considerate che più saranno piccolini i pezzi che otterrete e meglio poi si amalgameranno con la terra e saranno assorbiti dalle piante. Ottenuta la polvere, procurarsi della terra. Se fosse della torba di buona qualità sarebbe davvero l'ideale, o in alternativa del terriccio universale, purché soffice e drenante, e andarlo a miscelare con ciò che abbiamo appena creato, in questa maniera. Ecco qui. Preparato il mix, procurarsi un contenitore. In questo caso utilizzerò il fondo di una bottiglia forato nella parte inferiore e semplicemente riempirlo, così. E questo è ciò che si è ottenuto. Riempito il vasetto ed ottenuti i semi, non resterà altro che procedere con la semina vera e propria e farlo è davvero molto semplice. Quindi, casomai aiutandovi con una pinzetta, anche quella delle sopracciglia, se non ne avete altre andrà benissimo, andare ad inserirli all'interno. Considerate che se nel buco che farete ce ne andrà più di uno seme, non è un problema, perché piuttosto se nasceranno tutti e due i semi, o anche 3, poi ne terrete soltanto uno. E ripetere la stessa operazione per tutti i semi che avete a disposizione, cercando poi di ottimizzare gli spazi del contenitore al meglio, in modo che tutti ne vengano riempiti. Una volta inseriti, rinzaffare il terreno semplicemente pressandolo e poi
prendere un vaporizzatore e bagnare il tutto molto abbondantemente. Mettere il vasetto in un punto dove prenda molta luce, ma non i raggi del sole diretti, e semplicemente aspettare che poi dal pane radicale spuntino le prime piantine. Se volete accelerare questa operazione c'è anche un piccolo trucco, ovvero quello di prendere un sacchettino di plastica trasparente, andare ad inserire il tutto all'interno, dopodiché chiudere. In questo modo si creerà un vero e proprio microclima all'interno con temperatura ed umidità costante. In pratica si riprodurrà una piccola serra all'interno dello stesso. Riprendendo il tutto dopo 7 giorni, questo è il risultato che si è ottenuto, quindi direi assolutamente ottimo, perché non solo le piantine sono già nate, anche se effettivamente hanno la testolina ancora verso il basso, ma ne sono nate tante. Considerate che su 8 semi che abbiamo messo all'interno del terreno, ne sono spuntati 6. Arrivati al 12° giorno è spuntata una piantina nuova e quelle che erano già nate sono cresciute e sono alte circa 4 cm. Arrivati al 20° giorno le piantine sono alte circa 5 cm e i cotiledoni, che sono le prime 2 foglioline che spuntano, sono perfettamente formati e sembrerebbe proprio che al loro interno qualcosa stia nascendo. Trascorsi 30 giorni, riprendendo il tutto, così è come appaiono le piante, alte circa 8 cm. Sono davvero grandi e sono cresciute molto velocemente. Lo dimostra il fatto che, mettendole vicine ad altre che sono state seminate lo stesso giorno, utilizzando lo stesso terreno, ma senza il carbone, guardate che differenza ci sia a livello di altezza delle foglioline che insomma anche di sviluppo. A fronte dei risultati ottenuti si può affermare senza ombra di dubbio che utilizzare il carbone un effetto benefico per le piante ce l'abbia. Quindi arrivati a questo punto non resterà davvero altro che spostare loro dal semenzaio a vasi singoli in modo che possano iniziare a svilupparsi e a crescere senza problemi. Procurarsi un vaso anche di piccole dimensioni per il primo travaso andrà benissimo, circa 10 cm, e riempirlo con lo stesso mix che abbiamo utilizzato per il semenzaio. Dopodiché fare nel centro un foro di circa 8 cm in modo che poi lo stesso vada ad ospitare la piantina che andremo a prendere nel semenzaio, prendere il semenzaio, scegliere la piantina che più ci piacerà. Io in genere consiglio quella più forte o comunque più sviluppata, in questo caso nel semenzaio quella che sceglierò è proprio lei, ed andare senza fare danni a scavare tutto intorno, in modo da non rovinare le radici della piantina stessa. Se non toglierete via il pane radicale intorno alle radici, la pianta nemmeno si accorgerà che subirà un travaso. Eccola qua. Intorno alle radici tutto il pane radicale non è stato tolto, quindi lei, una volta spostata, non si accorgerà neanche di essere stata messa da un vaso all'altro. Quindi adesso prendere il vasetto nel quale abbiamo creato il foro ed andarla a posizionare all'interno, così, guardate. Dopodiché adagiarla e rinzaffare il terreno tutto intorno. E questo è il risultato ottenuto. Non resterà altro che bagnare il tutto molto abbondantemente e ripetere la stessa operazione con tutte le piantine che avete a disposizione nel semenzaio e che vorrete fare crescere. Trascorsi più o meno altri 40 giorni, così è come appaiono le piante, alte circa 12 cm. Quindi arrivati a questo punto si potrà spostare loro da questo, che è un vasetto troppo piccino per poter permettere loro di fare fiori e frutti ottimi, ad uno molto più grande, quindi di un diametro che abbia almeno 30 cm di dimensioni. Riempirlo con della torba che sia di buona qualità o anche del terriccio universale, però mi raccomando addizionatelo a dello stallattico o meglio ancora a dell'humus di lombrico, e semplicemente fare questa operazione: capovolgere il vaso, tirare via, guardate un po' come si siano sviluppate le radici all'interno dello stesso. Devo dire che è davvero perfetto. Quindi spostare tutto il pane radicale senza togliere nulla all'interno del vasetto, facendo un foro così ed inserendolo dentro. Dopodiché rinzaffare tutto il terreno intorno e ripetere la stessa operazione per tutte le piantine che avete a disposizione. Mano a mano che le piante cresceranno, volendo, il carbone si potrà applicare ancora una seconda volta. Quindi quando loro raggiungeranno più o meno 15 cm di altezza, si potrà prendere ancora della polverina e andarla semplicemente a spolverare sul pane radicale, in questa maniera. Quindi non resterà altro che bagnare. In questo modo l'acqua farà penetrare all'interno del pane radicale l'ulteriore cenere che abbiamo applicato. Arrivati al 3° mese di vita, le piantine inizieranno a produrre i primi fiori. Se questi saranno fecondati, daranno poi origine ai frutti. E in queste immagini vi mostro tutte le fasi nel quale passa il fiore,
da quando nasce, da quando viene fecondato e inizia a produrre i primi frutti e come questi si svilupperanno nell'arco del tempo. Considerate che da quando il fiore inizia a produrre il primo frutto piccino di pochi millimetri fino poi a farlo diventare maturo ci metterà mediamente più o meno 40 giorni. E mano a mano che i pomodori matureranno non resterà altro che raccoglierli, semplicemente staccandoli dalla pianta. E guardate un po', questo è il risultato che si è ottenuto. E continuate a raccoglierli fino a che tutti quelli rossi, quelli maturi insomma, non saranno staccati dalla pianta. E considerate che poi quelli che rimarranno, quelli verdi, mano a mano, proprio perché avete tolto anche gli altri, continueranno a crescere. E con questo il video si conclude, spero che vi sia piaciuto e che sia servito per imparare qualcosa di nuovo, di utile e di divertente. Se vi è piaciuto mi raccomando lasciate un commento, mettete un mi piace, ma soprattutto iscrivetevi al canale. E già che ci siete vi chiedo una cortesia, condividetevi sui social questo video perché così facendo mi aiuterete a fare crescere il canale. Detto questo, quindi ringraziandovi in anticipo, vi saluto e vi aspetto al prossimo video.